Spezia-Inter 1-3, i gol di Brozovic, Lautaro e Sanchez, in mezzo la rete di Maggiore che ci ha fatto prendere un bello spavento nel finale di partita. Una vittoria importantissima, ragazzi, una vittoria importantissima, terzo successo consecutivo per l'Inter. Avevamo chiesto dopo la vittoria contro la Juventus una buona prestazione contro il Verona e oggi soprattutto volevamo una prova di continuità dal punto di vista del risultato ma anche del gioco. C'è stata prova convincente, secondo me, su un campo difficilissimo, partita complicatissima contro uno Spezia che faceva tanta densità, un avversario che soprattutto in casa, con questo stadio piccolissimo, un campo piccolissimo, ha messo dentro tutto a mente sgombra, senza troppi pensieri, perché comunque in classifica si trovano sicuramente ormai in una posizione abbastanza tranquilla. Non è questa la partita in cui dovevano fare i punti, eppure ci hanno messo dentro tanta grinta. L'Inter ha corso qualche brivido, soprattutto all'inizio e in avvio di secondo tempo, e poi la paura nel finale quando l'Inter sembrava assolutamente in controllo. Una partita che l'Inter merita di vincere e avrebbe meritato di vincere forse con più tranquillità, con più sicurezza, Simo, però ecco, sappiamo bene che forse non siamo ancora pieni a sufficienza a livello di maturità per poter controllare e gestire tutte le partite per 90 minuti, ma oggi è un altro tassello molto importante su un campo difficile. Ci siamo tolti un altro ostacolo che secondo me molti stavano sottovalutando e lo abbiamo fatto con grande convinzione, trovando tra l'altro delle conferme anche a livello di rosa più profonda, nel senso che secondo me il mister ha fatto delle scelte molto giuste a livello di impostazione della gara, letture che molti avevano criticato nel pre-partita che invece secondo me si sono rivelate corrette, sia per come abbiamo impostato la gara all'inizio che per come l'abbiamo poi chiusa nel finale, avendo delle risposte importanti da giocatori che dovranno essere fondamentali da qui alla fine. Assolutamente sì. Guarda, questa partita credo che il risultato finale, questo gol nel finale di Sanchez, ristabilisca le distanze anche nel punteggio di una partita che l'Inter ha dominato. Non nei 90 minuti totali sul piano del gioco, perché poi lo Spezia ad inizio ripresa a livello di gioco è entrato bene in campo, però io che come sempre mi segno le azioni, ho un muro di azioni interiste e 3 dello Spezia, di cui una è il gol che arriva di fatto sull'unico tiro, perché poi anche nelle altre due la prima era l'occasione di Ghiagi dove non c'è stato neanche un tiro, insomma una partita che l'Inter ha giocato molto bene. Vincerla 2-1 avrebbe mascherato un po' quello che è stato il suo sviluppo, perché ti sembra, sai, la vittoria tirata, in realtà l'Inter, come dicevi tu oggi, dà conferme. Con il Verona si erano intraviste delle cose, è stata una partita completamente diversa, diciamolo subito, rispetto a Sì. quella, però le conferme che volevamo vedere le abbiamo viste, anche nei momenti di difficoltà, anche dopo il gol dello Spezia. Io ho visto comunque un Inter che la palla la gestiva con tranquillità, faceva sempre i movimenti giusti, trovava le giocate appunto con i tempi e con i modi giusti. Mi serviva questa conferma, adesso arriviamo di slancio nel finale di stagione, credo, dopo questa vittoria, con ulteriore fiducia. E adesso sotto col derby e sotto con la Roma, che sono due partite belle toste. Assolutamente sì, anch'io sono molto soddisfatto anche del fatto che l'Inter oggi abbia saputo, non dico snaturarsi, però ha saputo interpretare anche una partita diversa per quelle che erano le caratteristiche di una squadra diversa, e quindi anche questa è una prova di come avevamo chiesto di vedere un mister Simone Inzaghi con la squadra in mano, con la diciamo la consapevolezza di potersi muovere a suo agio all'interno delle varie anime di questa Inter. Lo ha fatto anche oggi, scegliendo di schierare quella che lui reputa probabilmente la formazione titolare, o comunque la formazione che avrebbe potuto dare l'impostazione migliore in questa gara. Una partita in cui sapevamo che loro avrebbero fatto molta densità in mezzo, e è stato fondamentale il lavoro secondo me che hanno fatto Dzeko e Correa, forse non brillantissimi, non hanno dato molto nell'occhio, però abbiamo visto che quando con i loro movimenti e con il loro lavoro di raccordo sono venuti ad aiutare dietro, hanno creato poi i varchi che hanno portato tra le altre cose alle occasioni principali, ad una con Çalhanoğlu nel primo tempo, un paio di gol che ci siamo mangiati eccetera, ma soprattutto anche al gol, un grandissimo gol di Marcelo Brozovic. Ci mancava lui come marcatore, non aveva ancora segnato in questo campionato di Serie A, fondamentale. Siamo riusciti di nuovo a portare i nostri centrocampisti a riavvicinarsi all'area di rigore, cosa che non vedevamo da molto tempo, dall'inizio del campionato, quando arrivavamo con tanti giocatori lì a ridosso pronti a calciare da fuori. Oggi abbiamo provato un po' di più
anche questo tipo di soluzione e Brozovic tira fuori un gol veramente clamoroso all'interno di una prestazione per me importantissima, di ordine, di grande lavoro dietro le quinte, ma in generale mi sono piaciuti quasi tutti all'interno di questa Inter e soprattutto io sottolineo di nuovo la prestazione anche di mister Simone Inzaghi, perché anche i cambi che sono stati fatti dopo sono stati corretti all'interno di un piano partita che era ovviamente strutturato in quel modo lì, perché una volta andati in vantaggio, inserire Alexis e Lautaro con uno Spezia un po' più lungo ti ha permesso di andare a creare una quantità di occasioni da gol veramente molto importante. Quindi ci siamo, il mister in fiducia, la squadra in fiducia, molto carichi e il fatto che l'Inter abbia giocato sempre all'attacco anche dopo aver subito il gol mi dà una buona impressione da questo punto di vista. Abbiamo tante cose da tenere in questa partita e questa è la cosa più bella. Io mi soffermo su un solo punto di quelli che hai toccato, che è l'attacco. Sono d'accordo con la buona prova che hai giudicato da parte di Correa e Dzeko. Sono partiti maluccio entrambi all'inizio partita, poi con il passare dei minuti hanno iniziato un po' a carburare, pur con le loro caratteristiche. Io da Correa mi aspetto sempre di più, ma come ti dicevo in cronaca fa un lavoro che secondo me in questa fase, in certe partite come questa, è importantissimo. Dopodiché entrano Lautaro e Sanchez, a partita in quel momento che sembrava mezza archiviata e comunque sia non era la partita diciamo dell'inizio, però fanno bene. Non è solo il discorso del gol di Lautaro eccetera, ma io li ho visti proprio mentalmente in partita, sono entrati, hanno iniziato a fare degli scambi, dei movimenti che sembravano in campo dal primo minuto e questo non è sempre scontato e sempre facile, quindi chiudo dicendo mi auguro che Inzaghi adesso dia continuità a queste soluzioni, perché io capisco l'importanza di Lautaro e l'importanza di Dzeko, ma queste due partite ci dimostrano che mischiare le coppie, come abbiamo praticamente capito ormai tutti quanti, le fa rendere al meglio. Poi che siano i titolari Lautaro e Correa o Dzeko e Correa, quello lo deciderà lui, però spero che non si vedranno più Lautaro e Dzeko. E nel derby di Coppa Italia avremo una risposta, perché quella è la classica partita top dove di solito vai coi titolarissimi. Se giocheranno Lautaro e Dzeko mi dispiacerà un po'. Se invece rivedrò almeno Correa o Sanchez, vorrà dire che forse qualcosa è cambiato. Io aggiungo due cose al volo, Simo. La prima è che in partita mi sono molto esaltato per Lautaro Martinez. Qualcuno mi ha accusato di essere troppo lecchino, mi hanno detto, nei confronti di Lautaro. Per me c'è un motivo molto semplice per cui ho esaltato la prova di Lautaro, perché è un giocatore che per me può essere decisivo, lo ha dimostrato in carriera segnando gol pesanti contro avversari pesanti e i gol si pesano. Già con questo gol di stasera si sblocca, è entrato con una grande cattiveria agonistica, aver fatto il turno di riposo per la squalifica più la panchina all'inizio, secondo me può avergli dato quella voglia di imprimersi e di imporsi ancora di più. Gol e assist, tra l'altro, perché poi è servito anche l'assist per Alexis. Con questo gol di fatto ha quasi pareggiato il numero di gol segnati l'anno scorso e va detto, gol davvero attaccante secondo me quello segnato oggi, importantissimo, e non possiamo non fare affidamento su di lui in questo finale di stagione. Secondo me nei momenti pesanti, nei momenti decisivi devi fare affidamento su un giocatore come Lautaro che può essere decisivo, e quindi lo sottolineo, può arrivare al record di marcature e questo spegnerà tante discussioni secondo me attorno al giocatore. Tra l'altro il gol di oggi molto molto pesante. Aggiungo, mostrandovi la classifica, stiamo registrando con la partita del Milan che non è ancora iniziata, quindi in questo momento con questa vittoria l'Inter si porta in vetta con 69 punti, a parità di partite l'Inter è in vetta quindi con 69 punti rispetto ai 68 del Milan che gioca in questi minuti contro il Genoa, Napoli 66, Juventus 62, l'Inter che è miglior attacco e miglior difesa del campionato. Spesso i numeri dicono molto più di tante parole, secondo me, e l'Inter sta ampiamente dimostrando di meritare di star lassù, probabilmente meriteremmo di essere anche molto più lontani dalle altre pretendenti. Adesso l'altra nota positiva, oltre al gol di Lautaro che lo sblocca e che lo porta in alto, il fatto di non aver abbeccato delle ammonizioni con Perisic, Vidal e Bastoni che erano diffidati e non sono stati ammoniti. Speriamo per Bastoni, non credo nulla di grave, è uscito per un problemino fisico, ma non dovrebbe essere nulla di grave. Simo, io chiudo solo con un'ultimissima considerazione, è una raccomandazione che faccio a tutti i nostri ascoltatori, a tutti i tifosi interisti. Cerchiamo in questo momento soprattutto di non andare a
cogliere il pelo nell'uovo per creare la polemica, il caso, perché già ci penseranno tutti quelli all'esterno, i quotidiani, i giornali, i siti, i tifosi delle altre squadre già non vedono l'ora di poter trovare il pelo nell'uovo per poterci criticare, per creare casi. Gosens oggi non ha giocato, io non ci creerei un caso, perché togliere questo Perisic è quasi impossibile, e lo abbiamo visto. Quando anche sembrava stanco ha tirato fuori la giocata del campione che stava decidendo di fatto la partita. Quindi non creiamo i casi. Gosens arrivava da un lungo infortunio, lo vedremo presto, non è un discorso questo fanatismo di voler vedere per forza di cose i nuovi. Diamo fiducia a chi prende le decisioni, perché io credo che il mister abbia dimostrato di meritare la nostra fiducia. Simo, non so se vuoi chiudere qualcosa tu prima di andare via. Sono d'accordissimo, dico solo un'ultimissima cosa su Lautaro, per spezzare una piccola lancia a suo favore. Credo che la crescita di tutti i suoi compagni, Dzeko ha fatto già ampiamente il suo, ha fatto già un sacco di gol, ma anche Correa e Sanchez, la crescita di questi giocatori che possono essere finalmente spendibili anche dal primo minuto, come Correa purtroppo non è stato per tutto l'anno, lo aiuta, perché oggi io, per esempio, tra le altre cose, ho notato un Lautaro anche mentalmente che mi appariva molto più libero, e quindi se lui deve giocare sempre, costantemente, e si sente la pressione, deve fare gol perché lui è il numero uno, molto spesso va in sofferenza e va in iperventilazione e fa fatica. Se i compagni di reparto gli danno una mano e tengono un livello accettabile, allora secondo me ne risente positivamente anche lui, che si può gestire un po' meglio e magari ti fa partite anche come quella di oggi. Tutto qua. Vi ringrazio per averci seguito fino a questo punto, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi neanche uno dei nostri contenuti ogni giorno. Vi ricordo inoltre che se volete intervenire in diretta con noi, sostenere il nostro progetto, perché solo e soltanto grazie al vostro sostegno riusciamo a portarvi ogni giorno nuovi contenuti, nuovi approfondimenti, a raccontarvi tutto il mondo Inter 24 ore su 24, potete sostenerci su passioneinter.club, potete entrare a far parte del nostro grande club interista online, pieno di tifosi interisti da tutto il mondo. Mi raccomando, vi aspettiamo nel nostro club di Passione Inter.